Sapete perché solitamente mi concentro sulle regole interne e i capi religiosi del culto Testimone di Geova e non sulle vite personali dei singoli aderenti geovisti? Perché, nonostante quello che si pensa, non tutti i membri geovisti sono uguali. Le critiche sollevate verso il culto Testimone di Geova non sono dirette ai singoli aderenti geovisti, perché non sono direttamente responsabili delle regole interne e occulte all'opinione pubblica, ma bensì chi li comanda, quei ciarlatani americani del corpo direttivo. È importante fare questa distinzione. Criticare un gruppo fondamentalista non significa attaccare ogni persona al suo interno. Eppure, le critiche al culto vengono percepite come attacchi personali. Ma la verità è che le osservazioni sono rivolte a pratiche e dottrine, non agli individui. Cos'è che non capiscono? In realtà gli aderenti che rispettano fedelmente le disposizioni e ogni regola impartite dal culto sono meno della metà. Non tutti praticano o interpretano la loro fede con lo stesso zelo. Molti neanche sanno spiegare certe dottrine perché non le comprendono appieno. Quindi, come potrei giudicare o prendermi gioco dei singoli aderenti sapendo che molti di loro agiscono e parlano in maniera diversa, anche per limiti intellettuali o culturali? Purtroppo i testimoni di Geova vengono indottrinati a parlare sempre, anche a sproposito, mentendo sapendo di mentire, senza sviluppare capacità di ascolto obiettivo, tantomeno valutare le critiche in modo costruttivo. Si attivano come soldatini di piombo al preciso scopo di difendere l'immagine dell'organizzazione. Ma qual è la causa più profonda di questo equivoco? Ora prendiamo il termine cattolicesimo. Sì, il termine cattolicesimo. Quando critichiamo il cattolicesimo, ci riferiamo alla religione e ai suoi insegnamenti, non agli individui che la seguono, i cattolici. Questa distinzione è chiara grazie alla terminologia utilizzata. Invece, per i testimoni di Geova, il termine che identifica il culto religioso è lo stesso che identifica gli aderenti. Questo crea confusione. Criticare il culto può essere percepito, anzi è percepito, come una critica agli individui che lo seguono, simile a come un tifoso di calcio, fanatico, che potrebbe reagire alle critiche verso la sua squadra. Questa incapacità di distinguere tra la struttura religiosa e la persona richiede maturità emotiva e consapevolezza che purtroppo non sempre vengono sviluppate. Per tale ragione accade che, sollevando critiche nei confronti del culto dei testimoni di Geova, gli aderenti percepiscono queste critiche come un attacco personale. Non comprendono che chi fa divulgazione non ce l'ha con loro, ma con chi li comanda, il corpo direttivo, i capi religiosi, quelli che interpretano la Bibbia e stabiliscono le regole con cui il movimento viene guidato. Quando definiamo un gruppo religioso fondamentalista, ci riferiamo alle caratteristiche istituzionali e dottrinali del gruppo, non a ogni singolo aderente. La ragione per cui un gruppo viene definito in questo modo, anche se non tutti i membri mostreranno tratti fanatici, è che la leadership definisce la linea guida. Se il gruppo ha regole ufficiali o dottrine che promuovono il fondamentalismo, queste caratterizzano il gruppo, indipendentemente dal livello di adesione individuale. Il sistema è coercitivo, anche se molti membri non sono fanatici. Potrebbero essere però costretti a conformarsi per evitare sanzioni sociali come l'ostracismo. L'identità collettiva prevale sull'individuale. Un gruppo è spesso giudicato per il comportamento e le dichiarazioni della sua leadership, più che per la condotta di singoli membri.
Le eccezioni non cambiano la regola, anche se ci sono aderenti dotati a livello cognitivo o con una certa istruzione, tolleranti e pure aperti, le pratiche e le dottrine ufficiali che governano il gruppo restano fondamentaliste e il carattere del gruppo resta ottuso e ignorante. Un esempio può chiarire il concetto. Possiamo definire un regime politico autoritario anche se alcuni cittadini sono liberali o dissidenti. La definizione si basa sul funzionamento del sistema, non sulle opinioni di ogni individuo al suo interno. Allo stesso modo, un gruppo religioso, quello chiamato in maniera equivoca testimone di Geova, può essere definito fondamentalista e ottuso se le sue dottrine, pratiche o leadership promuovono bassa istruzione. Sono tra l'altro palesemente contrari agli studi superiori. Poi c'è la rigidità, il controllo e l'intolleranza, anche se molti membri non mostrano quelle caratteristiche. Ora, per evitare confusione, dovremmo quindi abituarci a utilizzare il termine geovisti per riferirci agli aderenti del culto testimone di Geova, invece di utilizzare lo stesso nome del culto sia per il gruppo sia per i singoli. Questo distinguo linguistico sarebbe fondamentale, così come avviene per il cattolicesimo. La religione è chiamata cattolicesimo, ma i suoi aderenti sono definiti cattolici. Allo stesso modo, il culto è testimone di Geova, mentre gli aderenti sono meglio identificati come geovisti. Questo termine non solo aiuta a creare una chiara separazione concettuale tra le dottrine del gruppo e le persone che vi appartengono, ma evidenzia anche un aspetto caratteristico, ossessionati dalla figura di questo idolo mediorientale Geova, menzionato ogni 2x3 nelle loro pubblicazioni e discorsi. Questo rende il termine geovista particolarmente appropriato e descrittivo. Adottare questa terminologia permetterebbe di discutere in modo più preciso e meno ambiguo, facilitando la comprensione delle critiche che vengono mosse al culto, non necessariamente agli individui. Una maggiore chiarezza linguistica favorirebbe una comunicazione più efficace, ma se nonostante tutte queste attenzioni qualcuno continua a sentirsi ferito a livello personale, accade perché una mente influenzata dal fanatismo e dal fondamentalismo tende a interpretare qualsiasi critica come un attacco diretto. È proprio questa mentalità rigida e ottusa che caratterizza una minoranza di aderenti, quelli più profondamente indottrinati, che occasionalmente si avventurano nei nostri contenuti fraintendendone il senso. Va detto chiaramente, i nostri messaggi non sono rivolti a questi individui, né a livello personale né come critica alla loro fede personale. La nostra attenzione è sempre concentrata sulle dottrine, le pratiche e le dinamiche istituzionali che governano il culto. Se qualcuno, nonostante tutto, continua a percepire un attacco personale, il problema non risiede nei nostri contenuti, ma nella chiusura mentale generata da un sistema ideologico che scoraggia il confronto critico e la capacità di discernere. E se il vostro Dio, mi rivolgo ai geovisti, quelli più fanatici, e se il vostro Dio avesse davvero bisogno dei vostri commenti sgrammaticati e privi di logica sotto i nostri video per essere difeso, non vi farebbe sorgere qualche domanda? Questo comportamento tradisce un disagio interiore che vi spinge a proteggere disperatamente un credo che, sotto sotto, percepite fragile. La vostra ansia di intervenire sembra il segnale di un dubbio latente sulla reale esistenza di ciò che professate. Non siete voi a vacillare, ma il sistema che vi ha costruiti. Ogni colpo sferrato dalle denunce dei fuoriusciti fa crollare pezzo per pezzo il castello di carte. Grazie alla rete, oggi riusciamo a fare informazione in modo diretto ed efficace, superando i confini imposti dai vostri broadcasting, curati da professionisti della manipolazione.
Ora finalmente le voci libere possono risuonare più forti delle vostre tecniche di seduzione.